Ciao a tutti, io sono Pietro ed oggi voglio parlare di un action cam super economica in grado di registrare filmati in 4K a 60 frame al secondo. Insisto a sottolineare che sia una soluzione super economica perché vorrei che fosse chiaro da subito che ho dato 5 stelle su Amazon per il rapporto qualità-prezzo, ma per intenderci non stiamo parlando di qualcosa che si avvicini minimamente a una GoPro. Chi l'acquista deve essere consapevole che la qualità sarà quella di un oggetto che costa 40-50 euro e che soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione il rumore sul video renderà la ripresa quasi inguardabile. Io, per esempio, l'ho acquistata per utilizzarla come telecamera esterna per riprendere la fiancata della macchina mentre mi arrampico su sentieri di montagna. Nel filmato sarà a supporto della ripresa principale registrata con una camera di buon livello. Premesso questo, mentre scorre il filmato dell'unboxing, vorrei passare in rassegna rapidamente con voi le caratteristiche principali per poi andare ad analizzare in dettaglio un video. La casa produttrice dichiara 4K a 60 frame per secondo, foto a 20 megapixel ed un giroscopio a 6 assi per limitare le vibrazioni. Ci sono poi una serie infinita di accessori a corredo, tra cui 2 batterie, come potete vedere dal video. Se poi effettuerete una recensione positiva su Amazon, promettono di inviare a casa un caricabatterie ed uno stick per selfie. Tutto questo è probabilmente il grosso del valore dell'Action Cam. Non mi stancherò mai di ripeterlo, tra le Action Cam economiche è un buon acquisto, ma non ha nulla a che vedere, come ovvio, con dei prodotti di fascia di prezzo superiore. Non è assolutamente paragonabile a una GoPro, ma affinché possiate comprendere a cosa mi riferisca, ho effettuato una prova sul campo durante una discesa di canyoning. In descrizione troverete il link al video completo, così se vorrete potrete valutare meglio le capacità di stabilizzazione della cam e di ripresa quando la luce diminuisce. Vediamo ora assieme uno spezzone di filmato girato con l'Action Cam. Come potete vedere dall'inquadratura, ho filmato la stessa cosa con il mio iPhone 11 Pro Max. Purtroppo lo zoom è diverso, ma per evidenziare le differenze funziona. Per facilitare il confronto ho diviso in 2 lo schermo, fatto zoom su entrambi i filmati al 150% e rallentato i video al 25%. La differenza dei colori delle rocce è notevole, ma non mi disturba più di tanto. Quello che però è evidente è la differenza dei dettagli tra le 2 riprese. Entrambi i filmati sono stati girati in 4K a 60 frame per secondo. Concediamo anche che la differenza di zoom penalizzi l'Action Cam, ma i dettagli dell'acqua che scorre non sono assolutamente paragonabili. Riducendo ulteriormente la velocità del filmato al 10%, la differenza è ancora più evidente. Nel video dell'iPhone si vede una cascata d'acqua. Nel video dell'Action Cam è un flusso bianco che si muove. Direi che questo basti per ribadire che è un buon acquisto solo per chi vuole spendere meno di 100 euro per un Action Cam. Se volete che quello che filmate si avvicini a quello che avete vissuto, acquistate altro. Se questo video vi è piaciuto, cliccate sul pollice in su. Se volete essere avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video, iscrivetevi al canale. Se avete osservazioni o domande, scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!